Sarà anche uscito nel 2005, ma Resident Evil 4 è un gioco che è sempre rimasto attuale. I 1000 porting lo hanno mantenuto in vita più di qualsiasi altro capitolo e per questo era spontaneo chiedersi: serviva un remake? Seguendo le orme lasciate dai rifacimenti del secondo e del terzo episodio, Leon torna in Spagna per cercare Ashley, riproponendoci un'avventura che all'epoca aveva stravolto il gameplay originale per puntare maggiormente sull'action. Oggi la rottura con il passato non si avverte troppo, ma incredibilmente, in alcune aree, questa nuova edizione mi è sembrata più survival di quanto ricordassi l'originale. Si spara sempre un sacco, ma ho notato più situazioni in cui mi sono dovuto arrangiare per portare a casa la pellaccia, e come 18 anni fa è stato un ottovolante dall'inizio alla fine. Prima di continuare, se vi piacciono i nostri video, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti. Difficile che non sappiate la storia, ma riassumendo all'estremo, abbiamo Leon S. Kennedy, uno dei protagonisti di Resident Evil 2, che si reca in Spagna per salvare la figlia del presidente americano. Peccato che nella zona in cui andrà ad indagare sia presente un villaggio sperduto e una serie di paesani tutt'altro che pacifici. Senza andare oltre per i nuovi arrivati, chi conosce l'ultimo Resident Evil curato dal suo creatore Shinji Mikami sa già cosa aspettarsi. Per fortuna alcune cose cambiano, partendo proprio dalla ricostruzione dei vari protagonisti e coprotagonisti. La storia di Resident Evil 4 non viene stravolta, ma viene approfondita. Quasi tutti i personaggi guadagnano spessore e la stessa Ashley è maggiormente autonoma e non più un peso da portarsi appresso. Il lavoro svolto cerca di unire le fila di situazioni che fino ad oggi erano state relegate a giochi non presenti nella numerazione principale. Il maggiore Krauser nel 2005 saltava fuori senza presentarsi, con un background che si sarebbe evoluto solo in futuro, tramite altri giochi. Qui verrà introdotto al momento giusto, ma lo vedremo fin dal flashback iniziale. Sarà subito chiaro il suo trascorso con Leon, imputando a lui le sue nuove abilità con il coltello. L'intento di Capcom è stato quello di realizzare un rifacimento godibilissimo per tutti, anche per chi lo ha amato nella sua versione originale su GameCube. In più, essendo passati 18 anni, alcune dinamiche si sono evolute e negare il loro inserimento sarebbe stato controproducente se non assurdo. Così, mentre torna la caratteristica inquadratura da sopra la spalla, usata poi in una marea di giochi successivi, vengono introdotte alcune meccaniche legate all'arma più bistrattata nei Resident Evil, il coltello. Con questo strumento, la cui massima utilità finora era stata scrollarsi di dosso qualche creatura, ora potremo eseguire agguati stealth alle spalle di nemici ignari, ma anche difenderci attivamente dagli attacchi. Talvolta si esagera e vederci parare un attacco con la motosega fa un po' effetto, ma la resistenza del coltello impone di usare queste tattiche con attenzione. Ogni uso, che sia offensivo o difensivo, consuma la sua resistenza e una volta rotto non potremo più usarlo. Poi ovviamente potremo ripararlo dal mercante, ma costerà pesetas che avreste voluto investire in potenziamenti ed armi più esplosive. Queste dinamiche cambiano molto l'approccio al gioco, rendendoci meno indifesi, ma anche più attenti verso i nostri strumenti. Il level design delle mappe è stato modificato per renderlo più omogeneo. All'inizio noterete alcune piccole modifiche, ma andando avanti scoprirete che il lavoro svolto ha permesso di rendere più credibili le location. Inoltre, alcune esagerazioni sono state eliminate, strizzando l'occhio a chi le ha vissute in passato, ma senza riproporre la stessa situazione. Anche perché i quick time event sono stati eliminati, lasciando alcuni pulsanti contestuali per schivare un attacco solo in certe situazioni. Resta invece sempre attiva la possibilità di abbassarsi, mossa che può evitare di prendersi un'ascia sul naso, lasciando intatta la resistenza del coltello. Se si spara ci si rialza in automatico, ma questa nuova possibilità verrà sfruttata anche per nascondersi dietro coperture e per facilitare le manovre stealth descritte poco fa. Offrendo più possibilità per evitare i danni, Capcom ha aumentato la ferocia dei nemici. Questa scelta funziona in ogni occasione e il panico di essere sempre in inferiorità numerica è più forte che mai. I Ganados, ossia i nemici di base, possono accerchiare quando la mappa lo richiede, con alcuni episodi diabolicamente convincenti. L'assedio nella casa o l'arrivo nel villaggio sono gli esempi più famosi, ma stavolta ogni scontro spinge sul pedale della tensione. Resident Evil 4 Remake ha poi 3 livelli di difficoltà immediatamente disponibili. Spinto dalla nota che indicava il livello estremo, il terzo, come quello consigliato a chi aveva giocato all'originale, mi sono trovato a combattere battaglie dure ma a loro modo giuste, sentendomi sempre messa alla prova ma consapevole di poterne uscire. Scegliere questa modalità poi cambia qualche enigma e aggiunge alcuni nemici agli scontri, arricchendo situazioni già complesse.
Dopo quanto visto nel terzo episodio, molti temevano che Resident Evil 4 Remake potesse aver subito qualche taglio. Qualcosa è effettivamente sparito, ma più che eliminare parti, direi che ci sono state modifiche ed aggiunte. Sulle modifiche del level design vi ho già parlato e tutto il lavoro fatto mi è parso sempre positivo e in linea con l'atmosfera, molto più cupa dell'originale. Sulle aggiunte invece bisogna nominare gli incarichi del mercante, missioni secondarie che vanno dal distruggere i medaglioni blu già visti nell'originale, all'eliminare ratti in location specifiche, fino a combattere contro mostri potenziati e unici. Portarli a termine vi farà ottenere pietre preziose chiamate spinelli. Questi non potranno essere venduti come nel 2005 per ottenere denaro, per quello ci sono tesori di vario genere e anche gemme da incastonare in molti di loro, ma si possono scambiare per ricevere oggetti unici non ottenibili in altro modo. Questi comprendono vari tipi di valigetta, con bonus specifici sulla frequenza degli oggetti trovati, così come armi e parti di arma specifiche. Completarli non è obbligatorio, ma siccome la loro risoluzione potrà richiedere al massimo 10 minuti, è facile farsi tentare da un po' di backtracking. Cercando dappertutto in modalità estrema, la mia prima partita è durata poco meno di 26 ore, a riprova che la lunghezza di questa avventura non è stata intaccata dalle modifiche. Resident Evil 4 offriva al giocatore molti scontri a fuoco e l'aver sostituito i classici zombie con avversari veloci e organizzati ha modificato il suo gameplay. Se però arrivate dai due precedenti remake è facile pensare che siate abituati a sparare un po' di più. Resident Evil 4 Remake prende quanto di buono fatto con questi capitoli in fatto di feeling con le armi e lo amplifica. Gli scontri sono frequentissimi ma anche vari, con mappe e nemici che vanno sempre affrontati con criterio. Le armi hanno tutte un ottimo contraccolpo e quelle più potenti offrono anche macabri dettagli che danno soddisfazione in piena battaglia. Come al solito potrete potenziarle dal mercante, ma scoprirete che l'equilibrio viene sempre mantenuto tramite l'inserimento di nemici più resistenti, evitando di rendervi inarrestabili. Le munizioni poi sono dosate con cura e oltre a poterle fabbricare nell'inventario, che mette in pausa l'azione e dona un po' di respiro, compariranno anche rompendo casse e barili. Il gioco tiene conto di quello che avete nell'inventario e se per esempio siete rimasti senza cure renderà più probabile l'apparizione di una piantina verde. Allo stesso modo le munizioni più comuni verranno ripristinate abbastanza facilmente, ma questo non vuol dire che vi basteranno se agirete senza pensare. Tutte queste modifiche hanno reso giustizia ad un grande episodio, ma ovviamente la prima cosa che salterà all'occhio è il completo rifacimento del comparto tecnico. Il motore grafico di Capcom, il Re-Engine, continua a dimostrarsi leggero ma molto performante, permettendo di giocare con una fluidità sempre invidiabile. Nei settaggi per PC ci sono una marea di impostazioni per rendere scalabile l'esperienza. In questo caso io ed altri utenti siamo incorsi in crash mantenendo il ray tracing attivo, ma è facile attendersi una pronta soluzione tramite patch. Nessun problema su PlayStation 5 e Xbox Series X. Pieno di dettagli e con una buona fisica dei corpi, Resident Evil 4 Remake gira adeguatamente anche su console old gen, ma non aspettatevi la stessa fluidità e lo stesso impatto. Nemici e ambienti sono stati curati all'estremo e i confronti con l'originale sono piuttosto impietosi. Tutto ciò contribuisce a rendere diversa e unica l'atmosfera horror che si respira, anche grazie alla componente audio davvero azzeccata. Le musiche sanno come e quando alzare la già notevole tensione con la loro presenza ma anche con la loro assenza, delegando magari a suoni grotteschi e striscianti. Le frasi pronunciate dai nemici sono varie e ben riconoscibili per chi ritorna in questo angolo d'inferno dopo tanti anni, rimanendo giustamente in spagnolo. Il doppiaggio generale è invece completamente in italiano, come da prassi per la serie, e alcune battute di Leon lo rendono più umano e talvolta anche divertente. Scusa. Rispondendo alla domanda iniziale, Resident Evil 4 Remake ci voleva. Aggiorna adeguatamente meccaniche invecchiate maluccio, ne aggiunge di nuove ma ci propone la stessa storia, pur con alcune leggere modifiche. Queste, oltre ad eliminare alcuni momenti un po' ridicoli, mantengono sul chi vive anche il giocatore del 2005, permettendogli di guardare con occhi diversi un gioco che ha amato in passato. È vero, si spara molto di più che nei precedenti capitoli, ma l'aggressività dei nemici lo rende necessario e anche divertente, ammettiamolo. Finirlo la prima volta mi ha spinto a riavviarlo tramite New Game Plus con tutte le armi che avevo ottenuto subito a disposizione. E non capita spesso, specie dopo averlo completato in modalità difficile.
Poi è appena stata inserita gratuitamente la modalità mercenari, che si amplierà ancora in futuro, e arriverà anche Separate Ways, l'avventura parallela di Ada. Forse questa sarà a pagamento, ma l'enormità e la qualità dei contenuti è garantita già così. Magari non fa quel tipo di paura che faceva Villa Spencer, ma poter rivivere l'ansia e la tensione di certi scontri, anche modificati, sarà davvero emozionante. Ma dove stanno andando? Al bingo?